Sitting on a hill above the Po Valley is Scipione Castle. It has long been in the hands of the Pallavicino family. Today, Count René von Holstein, one of the family's ancestors, lives there with his wife Stefania. Benvenuti al Castello di Scipione, sono René Holstein. Sono Stefania Holstein con Elisabeth ed è un piacere accogliervi qui. The calm lying over Scipione Castle will be short-lived. The day after tomorrow, Count René and Countess Stefania will be hosting a large dinner. Allora, domani arriveranno quindi Olimpia, che conosci bene, poi ci saranno Pierfranco e Nicoletta Carega. Verso che ora arriveranno i tuoi ospiti? Appunto non lo so, poi dopo ci saranno... Countess Stefania is organizing the event. The first guest, her friend Raffaella from Milan, has already arrived. E quindi c'è molto lavoro da fare perché è sempre molto impegnativo avere degli ospiti, soprattutto appunto in case come queste, però è una gioia. At the Teatro Regio of Parma, Don Carlo is playing tonight. Here, Verdi is something of a household god. He was born nearby, in a house that belonged to the Pallavicino family, and was also supported by them. René von Holstein, one of the Pallavicino's ancestors, comes here regularly. The rule still holds that the first opera that the family hears must be a Verdi opera. Even today, Verdi is on chef Edoardo Craviani's menu. He's preparing risotto Verdi for the intermission. Giuseppe Verdi è della provincia, è nato a Busseto, quindi provincia di Parma. E quindi per onorare, diciamo, questo grande maestro che abbiamo la fortuna di aver dato i Natali, l'abbiamo onorato, diciamo, con i nostri prodotti più importanti. E da qui abbiamo il culatello, tutto il mondo sa che si fa in provincia di Parma, quindi ecco il culatello, fungo porcino, che tra l'altro è una DOP tra le più buone di tutta Italia, che è in provincia di Parma e Borgotaro. Una nota di colore, comunque un erbaceo buono, freschezza, viene data dall'asparago. During the intermission, Edoardo's risotto is served in a back room. The opera guests used to come here during the performance to take a little break. The opera guests in Parma have always had a certain reputation. Das Publikum in Parma ist also ein sehr schwieriges Publikum, also weil und die Sänger haben große Angst, also hier die erste Aufführung zu machen. Se va male vengono fischiati e dicono appunto che nel resto d'Italia poi non andrà bene perché se iniziano male qui. Se invece va bene, sono dei tali entusiasti qui che ti fanno ripetere la stessa aria più volte. Countess Stefania's great passion is the garden at the foot of the castle walls. It is the end of May, which means the roses are in full bloom. A me piace molto stare in giardino. Appena arriva la primavera, passare le giornate intere nel giardino. Il giardino è proprio l'anima del castello, anche il giardino. Il castello ha diverse anime, tra cui una è anche nel giardino. Countess Stefania wants to bring a bouquet to her friend Raffaella's room. Since 985, the family property was its own state for 600 years. In the 15th century, the brothers Lodovico and Giovanni Pallavicino rebuilt Scipione Castle, one of the oldest in Italy, and the west wing has remained relatively unchanged since. Ciao Raffaella. Ciao Stefania. Ti guardo dei fiori che ho Ma che portato dal giardino. Bellissimi. Stefi, che bello questo soffitto. Ti piace? Sì. Che significato hanno secondo te questi affreschi? Di che epoca sono? Del 600. Ah. Del 600 e siamo proprio sotto la veranda qui. Ah. The Po Valley
begins below Scipione. Due to industrialization, many farms were abandoned and are falling into a state of decay. Preserving them is one of Count René's great passions. C'è la vecchia cascina con i suoi colori, con le sue cadenze, era un tutt'uno col paesaggio. Secondo me è importante non perdere di vista anche la bellezza sia del paesaggio e appunto delle cascine e delle costruzioni. Non si vive solo di funzionalità ma anche di bellezza. Secondo me quello è fondamentale e non va perso questo aspetto. Count René is an architect and is often called upon by farmers who want to reconstruct their buildings. During the dinner at the opera, his friend Antonio asked him for help. He gave up his well-paid job in Milan and, together with his wife, who's a lawyer, plans to cultivate his parents' old farm. Allora, qui tutta quest'area qui potrebbe essere una piscina, ma come poi dopo mettere anche questi e usare questo come funzionale? Infatti, perché questo qua potrebbe essere poi una struttura di appoggio. Sì, perché poi dopo può essere collegabile anche poi per un discorso magari invernale, di copertura. Sì, perché poi il bello che d'inverno, cioè qui lo vedi, non lo vedi, perché esatto, anche... E poi l'esposizione dovrebbe essere buona perché buona, sud e di là. Entrerebbe da qua e poi si può fare qualcosa qui sotto. Chef Edoardo has come to Scipione Castle to go over the menu for tomorrow evening. As he's there, he might as well make a quick lunch. First, the pasta dough. Questa è la classica fontana, si chiama la fontana come faceva la nonna. La nonna ha sempre fatto la fontana. Dei movimenti che sono antichissimi ma vanno ancora fatti così, quindi. La pasta è pronta? Ecco il nostro sole. While the dough is being kneaded, Edoardo makes a filling with Swiss chard, ricotta, and a little Parmesan. Some eggs and butter are added, and everything is mixed together. Just enough. Appena abbastanza. The dough is ready to be rolled. Cominciamo a scendere di spessore. È molto importante che la pasta sia, come diciamo noi, a suo agio. Non si deve vedere che quando uno la tira lei ritorna indietro, perché non ha fatto il riposo e non avremo una pasta di qualità. Now the filling can be placed in the dough. Edoardo. Buongiorno. Buongiorno. Come stanno i preparativi? Per domani sera. Procediamo. Poi volevo chiederle, per l'aperitivo, non è che riesce a farci qualche vol au vent? Io avevo pensato con la crema di parmigiano, forse l'avevo già detto. Facciamo un po' volatile, un po' leggero, sì, un po' montato. Ecco. Va benissimo, buona idea. Grazie Stefania, gentilissimo. No, sono molto positivo riguardo alla cena, quindi direi che anche gli ingredienti sono buoni come li volevo. Un po' di asparagini selvatici li abbiamo anche trovati. Ah, bene, quello sono contenta. A dopo allora, ci vediamo dopo. Arrivederci dopo. Count René has driven to the small city of Busseto, where Giuseppe Verdi was born. The local library houses the family archives. Professor Corrado Mingardi has long been in charge of the library. Buongiorno professore, buongiorno, come sta? Anche a lei, molto. Capita a proposito. No, veramente? Ecco, ho trovato una cosa che riguarda il suo trisnonno nei rapporti con Giuseppe Verdi. Ah, caspita. Se desidera vado a prenderla. Bellissima. Vado subito a prendergliela. Gentilissima. È Giuseppe Verdi, giovane 24enne appena tornato dagli studi milanesi, che chiede a Sua Maestà
Maria Luigia, arciduchessa d'Austria e duchessa di Parma e Piacenza, di essere ascoltato a corte la sera del compleanno della duchessa e come garanzia fa il nome dei marchesi Pallavicino. No, cioè, una cosa che mi fa molto piacere è che appunto il mio trisnonno abbia sostenuto Verdi. Sappiamo poi che Maria Luigia andò ad assistere al primo grande successo verdiano, quello del Nabucco, proprio a Parma. Bisogna sempre considerare. Lunch is served in the red parlour, the filled pasta. On the walls and chests stand photos showing recent ancestors. Era bellissima tua mamma, René. No, mi fa piacere, sì. Poi la foto era proprio il periodo che era alla Casa Reale in esilio. In Portogallo? In Portogallo, esatto. Sì, era proprio quel periodo lì, ecco. René's mother, Marchesa Maria Luisa Pallavicino, was a close friend of the daughter of the Italian king, Maria Pia, and was with her for 7 years. Out of love for Maria Luisa, the Danish diplomat Per von Holstein bought the Pallavicino estate in the 60s from the Italian state, which had taken possession of the castle after the First World War. Chef Edoardo was an Italian master in the super twin category. Rides on his Ducati provide some relief from the stressful work in the kitchen. Today, he's on his way to a cheese dairy. All around the city of Parma, that gave the cheese its name, are many small family businesses that make Parmesan. The cheese must be turned every day for several months. But Edoardo is not looking for the mature cheese. Today he wants some tossoni, young cheese. Venivo qui da piccolino a vedere fare il formaggio, poi venivo qua con mio nonno che mi portava a prendere il formaggio, allora io scappavo di qua, mi davano un pezzo di tosone. In realtà è una cosa molto molto umile, semplice, però è il baby parmigiano, cioè il parmigiano appena nato. Devo dire la verità, la mangiamo noi perché ne vengono tanto poco, ne viene. La mangiamo noi che siamo i casari ed è la parte più buona. Tossoni is cut from the unsalted cheeses when they're only 1 day old and the mold threatens to burst. Che meraviglia, bello, molto bello. Non ha, è insipido perché non c'è sale. Prima del sale? Prima del sale. C'ha 2 giorni, no? 2 giorni. Baby parmigiano, benissimo. Faccio un bel aperitivo oggi pomeriggio. Certo. Fettina di culatello, tosone con la pancetta, un bicchiere di vino giusto. Afrodisiaco. Afrodisiaco anche. Sarai contento. Salso Maggiore, the spa town underneath Scipione Castle, was once very popular in Italy. Countess Stefania has driven down with her friend Raffaella to show her the Berzieri hot springs. Once, this was the spa destination for the rich and beautiful of Italy. The expansive facility is suitably lavish. The saline waters promised to cure many ills. The salt was not just a remedy, but also the reason for Pallavicino's wealth. C'è un legame fortissimo tra i Pallavicino e il Castello di Scipione e il sale, perché il Castello di Scipione era proprio posto a presidio dei numerosi pozzi per l'estrazione del sale che c'erano tra l'altro dall'epoca delle colonie romane. Salso Maggiore's fortune has been dwindling since the last century and now has a slightly morbid charm to it. For connoisseurs, the area around Parma is not only known for its cheese, but also for its ham. The small town of Zebello has the best and most expensive one can find. Count René has gone to Midiom Leonardi. His family has been buying its ham from her for generations. It even has its own name, Culatello.
attimo. Sono i culatelli speciali. Lei mi prenda in mano questo qua? Che glielo faccio annusare, che vedrà. Così, però devo... questo è buonissimo, infatti. Provi a assaggiare. Bella... Sì. Provi a assaggiare quello. Ah, buonissimo. Senti, no, è tutta un'altra cosa. Adesso sentiamo, questi sono questi qua. Sì, questo va bene anche per me, giovanotto. Vedrà che dopo deve metterlo col vino. Miriam's ham is adorned with the Pallavicino crest. One of her ancestors was a chef there. She went to America, returned 10 years later, and was angry at the farmers who claimed their ham was the best. Mia nonna si è stufata, allora cosa? Memore del sapore dei pallavicini e come facevano là a fare i salumi nella casa, lei ha detto: aspetta che facciamo il culatello zibello. Quello lì è proprio anche pesante, giusto? Ecco, adesso andiamo a vedere com'è in casa tagliato, In the castle kitchen, sous chef Ciccio is cutting the culatello ham into thin slices. It will be served with merenda, an aperitif. Chef Edoardo is also preparing the tossoni from the cheese dairy. They'll be wrapped in bacon and flash fried in the pan. Probabilmente l'ha inventata qualcuno, qualche caseificio, qualcuno. In ogni caseificio a fianco c'è sempre la stalla dei maiali. Perché? Perché tutti gli scarti di lavorazione parmigiano viene dato ai maiali e hanno i maiali. Quindi il maiale d'inverno si uccideva e avevamo le pancette. Signore, buonasera. 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 Cosa ci ha preparato? Una piccola merendina giusto per gradire. Quindi la pancetta saporita dovrebbe essere tutto equilibrato. Vi auguro un buon proseguimento. Grazie mille. Ok. Count René has a spiritual visitor. Don Roberto is the artistically inclined priest of the village. He advises the Count in matters concerning the restoration of old frescoes and paintings. But today, he's just here for the pleasure of fine conversation and food. Meanwhile, Edoardo is beginning preparations in the kitchen for tomorrow's dinner. He starts by frying 4 pigeons in a pan. Lo faccio esternamente perché preferisco che il grasso della pelle del piccione rimanga in questa padella e non vada qua dentro. Anche il grasso del piccione ha un sapore molto particolare che può non piacere. Using red wine, port, oil and vegetables, Edoardo prepares a marinade. It's briefly flambéed and then the pigeons go in. This will serve as the filling for a meaty pasta bake cased in dough. Once it's cooked, the meat will be marinated overnight with more port and liquor for flavor. Then it's time for the dessert, a Creme Bavaroise. Edoardo has heated egg white to 50 degrees. Continua a montare fino a che sarà fredda. Lei si raffredda con l'aria. Intanto sta gonfiando, noi vogliamo bella gonfia, il cucchiaio sta dritto. The cream is beaten by hand. Perché la preferisco e mi fermo, la sento quando è giusta di consistenza. While Edoardo is beating the foam, the sous chef is pouring berries into the beaten egg whites. The two have been working together for years and are an in-sync team. The cream and beaten egg whites are carefully mixed together and filled into molds which need to stay in the fridge for a day. Despite the big dinner tomorrow, Count René and Countess Stefania take the time for an evening walk. The couple only decided 2 years ago that they would move to the castle full-time. Ma per me, personalmente, diciamo per la nostra famiglia, significa è un luogo sia sicuramente del passato, ma anche del futuro. Ecco. Cioè noi lo sentiamo come un bene che è di tutti, perché appunto appartiene alla storia di tutti noi. Ecco. Io in realtà ho soltanto seguito René e
e cerco appunto di dedicarmi con lui all'impegno appunto del castello. E comunque è un impegno molto, molto grosso, però è anche bello perché siamo in un posto meraviglioso ed è bello abitare insomma in un posto così, ecco. Early the next morning, Chef Edoardo is on his Ducati. His sous chef has found a spot where some wild asparagus is growing, and he needs it for the starter. Wild asparagus often grows near rivers. Sono belli. Benissimo. Attento, anche le ortiche perché... Sì, che bello. Aspetta. Qui ce n'è uno. E guarda lì che guardo. Lo giro di giambone, sono tenerissimi quelli. Io comunque ce l'avevo. Vedo l'ora che venga la stagione, peccato che è molto breve, viene proprio quel pezzettino di primavera, infatti, che quando rinasce tutto, no? E il discorso che non esista un commercio di queste cose ci ha portati che chi non li raccoglie poi in realtà non li ha, non si possono comprare. Si mangiano croccanti, quindi poi dopo decidiamo dove metterli. Tipo in un bel antipasto di trota, abbiamo questi asparagini che intrappoleremo magari in un modo un po' carino. Molto bene. Vamonos. Santa Vergine, aiuto dei cristiani. This Sunday, Scipione will celebrate the Holy Madonna della Tempesta. The noble family will also take part in the procession with Don Roberto. As the statue of the Virgin Mary is carried around the castle, the children scatter petals in its path. The wild asparagus from the forest is steamed as soon as they get back and put into baking trays. On top go trout hearts and livers, and over those, the fillets. Then Edoardo pours wine aspic over the top. The parlour is being prepared for the evening's dinner. Today, Countess Stefania has opted for the cutlery with the Pallavicino crest, not the Holstein one. The guests can come. In the kitchen, it's time for the dough for the Pasticcio Pallavicino. Ho utilizzato una farina speciale. Ogni alimento che contiene farina abbia la giusta tessitura. Questa è una farina molto debole. È una delle farine più deboli in commercio. Non abbiamo bisogno di troppa struttura in una pasta frolla, quindi vogliamo che sia friabile come un biscotto, che si sciolga in bocca. L'altra cosa importante per la pasta frolla è che noi maschietti dobbiamo fare in modo di lavorarla con le mani il meno possibile, perché fisiologicamente il maschio ha le mani caldissime, cosa che invece la donna ha opposto, le mani ghiacciate. E comunque il mistero è proprio che le pastafrolle migliori sono delle donne. The guests have arrived and are enjoying the aperitif on the recessed balcony. Alongside nobles from the region, the farm owner that Count René is advising is here, as well as the head of the library. Things are heating up in the kitchen. So that the short pastry stays flat and bakes evenly, Edoardo has weighed it down with salt, which is now taken off. For the pasticcio filling, he's mixing macaroni and ricotta, and then the pigeon ragu and a little Parmesan added. Non mi piace che si mescoli troppo perché si diluisce il sapore, quindi un po' come fare la lasagna. Now comes the filling for the short pastry. The sweet dough and the savory filling create the unforgettable flavor of the dish,
that carries the family name Pasticcio Pallavicino. Once the guests have taken their seats, Edoardo gets the starter out of the fridge. He's pleased. The trout and wild asparagus have gone well. The pasticcio, which was briefly put in the oven, just needs a few decorations and then it's also ready to be served. Pasticcio di maccheroni della casata Pallavicino. Edoardo is curious to see whether the guests are enjoying the dish he so rarely gets to make. They're happy. Finally, Creme Bavaroise is brought to the table. A successful end to the dinner at Castle Scipione.